Salve a tutti, sono Annalisa Gretter. Per realizzare questo progetto che sarà un cappello modello pescatore, ehm, l'occorrente che userò sarà la lana merino oro della Tresfere, precisamente nel colore 008 lavorata in doppio, un uncinetto numero 4, un marcapunti perché la lavorazione sarà senza chiusura del giro e quindi a spirale in tondo. Serviranno anche un paio di forbici e un ago da lana senza punta che servirà per nascondere le codine di inizio e fine lavoro e del rigilene. Diamo inizio al video tutorial. Iniziamo facendo un anello magico e quindi avvolgiamo il filo attorno all'indice e al medio, lo incrociamo e poi sul davanti, passando sotto il primo filo, agganciamo il secondo, una lieve torsione e codiamo con il filo di lavorazione. Questo è l'anello magico. All'interno dell'anello magico dobbiamo fare 12 mezze maglie alte. La prima, io non faccio una seconda catenella per alzarmi, ma allungo poco poco l'asola. Quindi filo sull'uncinetto, entro dentro l'anello magico, pesco il filo, lo esco fuori, 3 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte e tre insieme. Ancora una volta, filo sull'uncinetto, entro dentro l'anello magico, pesco il filo, lo porto fuori, 3 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme. Questa è la mezza maglia alta. Allora, la prima la marchiamo e adesso ne devo fare altre 10. Ci vediamo quando arrivo all'ultima mezza maglia alta. Ne ho fatte 11, adesso faccio l'ultima e poi tirando il filo corto stringiamo in modo che si chiuda l'anello magico. Adesso per ognuna delle maglie sottostanti delle 12 mezze maglie alte dobbiamo fare, anzi in ognuna, due maglie perché da 12 devono diventare 24. Quindi togliamo il marcapunti senza chiudere il giro, entriamo nella prima mezza maglia alta, ne facciamo una, un'altra, mettiamo il marcapunti nella prima e continuiamo a fare due mezze maglie alte in ognuna delle mezze maglie alte sottostanti per un totale di 24. Ci vediamo quando arrivo per fare le ultime due maglie. 23 e 24. Quindi nel primo giro erano 12, adesso sono 24. Adesso iniziamo il terzo giro. Il terzo giro io inizio sempre le mie lavorazioni con l'aumento, mai con la maglia singola e quindi praticamente faccio due mezze maglie alte, una e una due, metto il marcapunti nella prima delle due e poi faccio una maglia singola. Quindi un aumento e una maglia singola, un aumento, una e una due e una maglia singola
per tutto il giro. Ci vediamo sempre quando arrivo al marcapunti. Adesso faccio l'ultimo aumento, quindi 1 e 1, 2 e l'ultima maglia singola. Quindi 12 maglie nell'anello magico, poi diventano 24, adesso sono 36 perché iniziando con 12 maglie ehm, gli aumenti sono 12 per ogni giro, quindi 12, 24, 36. Adesso dobbiamo fare un altro giro con aumenti e precisamente un aumento, due maglie singole, un aumento, due maglie singole, un aumento e due maglie singole per tutto il giro. Quindi faccio vedere solamente i primi due, quindi un aumento, una e una due, metto il marcapunti nella prima delle due, questo ricordatevelo sempre, e adesso invece due maglie singole, una e una due. Continuiamo così fino alla fine del giro. L'ultimo aumento, e le ultime due maglie singole. Adesso le maglie sono 48. Non fate caso che sembra leggermente ondulato il lavoro, perché questo poi si sistema subito con il prossimo giro, che sarà un giro senza nessun aumento. Quindi adesso io farò un giro con le maglie come si presentano, sono 48, saranno adesso 48 mezze maglie alte. Ci vediamo quando io ho finito le 48 mezze maglie alte. Le prime due le faccio vedere, ma sono solo maglie singole, niente di che. Allora, questo giro abbiamo detto è solamente maglie alte senza aumenti. Ne ho fatte due, metto il marcapunti nella prima delle due, lo metto sempre dopo che lavoro una seconda maglia per avere più spazio visivo e quindi continuo per tutto il giro fino al marcapunti lavorando solamente le maglie come si presentano senza aumenti. Ho completato, anzi sto completando con l'ultima maglia singola, mezza maglia alta, le 48 maglie singole. Adesso invece rinizio a fare due giri con aumenti e precisamente sempre io inizio con l'aumento, metto il marcapunti nella prima maglia dell'aumento e adesso le maglie singole saranno 3. Una, due e 3. Quindi un aumento, 3 maglie singole, un aumento, 3 maglie singole, un aumento, 3 maglie singole per tutto il giro. Ci vediamo quando arrivo, sempre qui. Scusate, ho urtato il telefono. Siamo arrivati quasi alla fine del giro e quindi devo fare l'ultimo aumento.
e le ultime 3 maglie singole. Una, due e tre. Il prossimo giro avrà un aumento, al solito il marcaponti nella prima maglia dell'aumento, e 4 maglie singole, quindi una, scusate ma io ogni tanto guardo fuori dal telefono e ogni tanto guardo dal telefono e quindi un pochino mi scappa qualche punto maldestro. Allora, l'aumento 1, 2, 3 e 4. Ho dimenticato di dire che il giro appena finito, le maglie da 48 sono diventate 60, sempre multipli di 12. Ogni volta un giro ha 12 maglie in più quando io faccio gli aumenti. Quindi in questo momento io ho fatto un aumento e 4 maglie singole. Ora dovrei fare un aumento e 4 maglie singole, un aumento e 4 maglie singole per tutto il giro. Ci vediamo qui perché poi i giri seguenti invece sono differenti. Anche questa volta sono arrivata quasi alla fine e quindi l'ultimo aumento, 1 e 1, 2 e 4 maglie singole, quindi una, 2, 3 e 4. In questo giro le maglie sono diventate 72. Adesso per altri 4 giri, per i prossimi 4 giri, non ci saranno più aumenti, quindi devo fare 4 giri, tutti senza aumenti, quindi mantenendo sempre le 72 maglie. Spiego brevemente perché sto facendo in questo modo. Allora, se io avessi fatto come si fa normalmente, che gli aumenti vengono fatti sempre in ogni giro fino a quando si raggiunge il diametro, quello va bene per quando si riguarda le cloche. Se io avessi fatto in quel modo avrei fatto una cloche svasata. Invece la mia interpretazione del modello pescatore fa sì che gli aumenti non sono fatti tutti i giri, ma ogni tanto smetto di fare aumenti. L'ho fatto, ne ho fatto uno fino adesso faccio 4 giri senza aumenti, poi farò ancora un giro con aumenti. Comunque, man mano vi faccio vedere perché l'idea è quella che quando si indossa il cappello non venga calzato completamente in testa, deve avere una forma un po' più che tende scendendo ad allargare, non tutta di un colpo come si fa nelle cloche. Quindi adesso io farò 4 giri senza aumenti e poi ci vediamo quando ho finito i 4 giri. Allora, ho completato i 4 giri senza aumenti, le maglie sono sempre 72, l'ultimo aumento è stato fatto in questo giro e quindi sono 1, 2, 3, 4 giri senza aumenti. Comincia a prendere una forma che però chiaramente è piccolina, quindi ancora deve scendere, ma deve scendere non tutto come nelle cloche, deve man mano un po' allargare. E infatti io adesso farò un altro giro di aumenti con un aumento,
mettiamo il marcapunti e adesso farò invece 5 maglie singole perché prima ne abbiamo fatte solamente 4, adesso ne devo fare 5, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Scusate, ma al solito guardando il telefono ogni tanto succede qualche. Allora, abbiamo detto 1, un aumento e 5 maglie singole, 1, 2, 3, 4 e 5. Un aumento e 5 maglie singole, un aumento e 5 maglie singole per tutto il giro. Quando avremo finito questo giro avremo 84 maglie. E quindi completo questo giro al solito e ci vediamo qui e poi vi spiego come proseguire. Allora, devo completare l'ultimo aumento. 1 e 1, 2, quindi questo è l'ultimo aumento e 5 maglie singole per finire questo giro, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo 84 maglie. Adesso io devo fare 8 giri senza aumenti. E, io ne faccio 8, poi devo ancora continuare, però ne faccio 8 perché con tutto il resto poi della lavorazione del cappello mi piace che sia abbastanza calato sulla fronte, non con la fronte scoperta. I cappelli pescatori sono un pochino comunque che scendono un po' sulla fronte perché poi c'è la tesa che un po' allarga. Ma per chi lo volesse, o anche per questione di misura, perché questa è una 55-56 massimo di centimetri di circonferenza della testa, e se qualcuno magari lo vuole leggermente più alzato sulla fronte, anziché fare 8 giri ne fa 7, io ne faccio 8. Quindi adesso farò 8 giri senza aumenti, dopodiché al solito ci vediamo quando finisco questi 8 giri. Ho completato gli 8 giri senza aumenti. Si può già vedere che ha una svasatura che non è tipica della cloche, perché la cloche sarebbe stata, diciamo, finita la parte superiore della calotta, sarebbe scesa senza aumenti per tutta la parte della fascia. Io invece qui ho fatto di proposito degli aumenti con dei giri senza aumenti, ancora aumenti con, alternando giri senza aumenti, come ho descritto prima. Adesso ho completato gli 8 giri senza aumenti. Adesso dobbiamo fare l'ultimo giro prima di iniziare la tesa, eh, che sarà invece lavorata a punto basso con un giro di distacco che poi vi farò vedere. Allora, in questo momento io ho 84 maglie, però me ne servono 90 per fare la distribuzione degli aumenti in un certo modo nella tesa. E allora, per poter avere 6 maglie in più, questo ultimo giro a mezza maglia alta lo faccio in questo modo. Allora, un aumento, quindi 2 maglie nello stesso punto di base, mettiamo il marcapunti nella prima, e 13 maglie singole.
non le faccio tutte e 13 perché insomma ci vuole un po' di tempo, quindi un aumento 13 maglie singole, un aumento 13 maglie singole, un aumento 13 maglie singole fino ad arrivare alla fine del giro. Quindi ci vediamo quando io completo questo giro e poi vi faccio vedere come proseguire. Quindi ripeto, un aumento 13 maglie singole, questo viene fatto per 6 volte in totale perché così arriviamo ai 90 punti che mi occorrono. Ho completato il giro, l'ultimo giro a mezza maglia alta, facendo l'aumento, le 13 ehm, mezze maglie alte, l'altro aumento e le 13 mezze maglie alte, insomma, per un totale di 90 maglie. Adesso dobbiamo praticamente fare un giro che io lo chiamo di distacco fra la parte dove poi comincia la tesa, perché non la voglio fare entrando direttamente nei punti e quindi faccio in questo modo. Togliamo un attimo il marcapunti, iniziamo a... Questo giro è senza aumenti. Dal prossimo giro invece comincia la tesa vera e propria con gli aumenti. Allora, la mezza maglia alta, se la guardiamo bene, oltre ad avere le due asole che sono, diciamo, alla sommità del punto, se giriamo poco poco, ne troviamo un'altra. Vediamo se riesco a farla vedere abbastanza bene. Che sarebbe, dunque, 1, 2, questa qui. Questa qua dietro, questa, tutte queste qua dietro sono, eh, visto così si vede ancora meglio, sembra un punto completo, diciamo, con questa e questa, ma di fatto questa fa parte del punto. Allora noi dobbiamo lavorare su quella dietro e precisamente cominciamo con la prima. Allora, la prima è questa qua, questa, e facciamo il primo punto basso. Mettiamo il marcapunti e dobbiamo fare tutto il giro completo prendendo a maglia bassa, prendendo però l'asola che sta dietro, quindi non questa, non questa, ma questa. Quindi questa, esatto, questa qua. Quindi questo è il secondo punto. Questo è il terzo. Scusate, ma io sto guardando attraverso il telefono e non mi viene tanto bene. Però insomma, ecco, vede 1, 2, la terza asola è qua dietro. 1, 2, la terza è qua dietro. In modo tale che si forma una riga in rilievo che fa poi da distacco alla tesa che poi dal prossimo giro cominciamo con gli aumenti che saranno eh, sfalsati. Quindi faccio ancora qualche punto di questi e poi ci vediamo quando completo tutto il giro. Quindi abbiamo detto questa è l'asola, giriamo poco poco e dobbiamo entrare con l'uncinetto in quella di dietro. Ancora una volta. Io non so se si riesce a vedere bene però, comunque continuo ancora un pochino giusto per... Vedi, io giro e me la trovo qui. Questa è.
Chiedo scusa, ma sto guardando attraverso il telefono. Allora, mi giro, la trovo subito qui. Allora, questa l'ho lavorata qui, qua. Mi giro ancora, la trovo qui. Praticamente dietro subito le due asole della maglia. Ce n'è una terza asola che è questa. Preferisco guardarla fuori dal telefono un attimo perché sennò non riesco a vederla. Ecco, ora l'ho chiappata bene. Quindi non continuo perché è un lavoro lungo e si deve fare meglio fuori dal telefono. Però per fare capire che insomma poi viene così. Allora, forse è meglio che lo faccio vedere in questa maniera. Questa è la mezza maglia alta, ci sono le due asole, ma girando ce n'è una terza che è questa, perché guardando così abbiamo un'asola qua e un'asola qua, quindi bisogna lavorare lungo queste asole di dietro. Ecco, così si vede meglio. Ok, perfetto. Le indico in questa maniera. Quindi sono queste qui. Sono tutte quelle in corrispondenza de- della seconda asola della maglia. Questa è la prima, questa è la seconda e dietro ce n'è un'altra che è la terza. Quindi, per esempio, in questo caso è qua. Continuo a fare questo lavoro e ci vediamo quando completo il giro. Sono arrivata alla fine del giro e come si vede appunto c'è questa linea in rilievo che fa proprio da stacco a quella che ora sarà poi la tesa. Adesso comincia il giro di la tesa vera e propria che è formata da 8 giri. Il primo, il terzo, il quinto e il settimo ehm, lavoreremo in questi giri degli aumenti. Invece nel secondo, nel quarto, nel sesto e nell'ottavo non ci saranno degli aumenti. E quindi iniziamo con questo che è il primo giro e quindi è quello con gli aumenti. Allora, il lavoro adesso è solo a punto basso, quindi nella prima maglia dove c'era il marcapunti facciamo l'aumento. Marchiamo il primo dei due punti al solito con il marcapunti e adesso dobbiamo fare 9 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8 e 9. Quindi un aumento 9 maglie basse, un aumento 9 maglie basse, un aumento 9 maglie basse per tutto il giro. Ci vediamo quando, dopo aver finito questo giro, faccio il secondo senza aumenti, quindi con le maglie come si presentano. Quindi ci vediamo alla fine del secondo giro. Sono arrivata alla fine del secondo giro, quello senza aumenti. Adesso inizia il terzo giro con aumenti, che però non sarà come quello precedente, cioè non farò un aumento e 10 maglie basse, un aumento e 10 maglie basse, come ho fatto per il primo giro, che era un aumento e 9 maglie basse. Ovviamente quando si aumentano i giri di aumenti, la maglia bassa fra un gruppo di aumenti e l'altro è sempre una in più. Se qua erano 9, qua saranno 10, poi saranno 11, saranno 12, seppur gli aumenti sono sempre 9. Allora, per questo giro invece io non inizio con l'aumento, ma inizio con 5 maglie basse, quindi la prima e la marchiamo.
2, 3, 4 e 5. Adesso faccio l'aumento e quindi 1 e 1, 2. Però adesso per 8 volte io farò quindi l'aumento e 10 maglie basse, perché in questo giro comunque toccava fare 10 maglie basse fra un aumento e l'altro, solo che le sto facendo sfalsate. Qua ne ho fatte 5, finirò poi con 5 da quest'altro lato, dopo l'ultimo aumento, quindi 5 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse, queste le faccio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi io ho fatto 5 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse. Adesso continuo facendo un aumento, 10 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse per tutto il giro, solo che quando arrivo qui, dopo aver fatto l'ultimo aumento, ovviamente mi ritrovo a dover fare 5 maglie basse, che sommate alle 5 iniziali comunque mi danno sempre 10. Ci vediamo quando arrivo all'ultimo aumento. Faccio l'ultimo aumento, 1 e 1, 2, dopo aver fatto le 10 maglie alte e 10 maglie basse, quindi qua c'è un aumento e poi ci sono le 10 maglie basse, l'ultimo aumento e le ultime 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ho sempre comunque fatto 10 maglie basse tra un aumento e l'altro, solo che qui sono state fatte sfalsate. Adesso faccio il giro quello invece senza aumenti. Quindi faccio tutto il giro e ci vediamo sempre qui. Ho finito il quarto giro, che è quello senza aumenti, essendo un giro pari. Adesso devo iniziare il quinto giro con gli aumenti. Questa volta invece lo inizio, come ho fatto con il primo, lo inizio con l'aumento e quindi faccio 2 maglie basse nella stessa maglia di base, quella dove c'era il marcapunti, marco il primo punto dell'aumento e adesso devo fare 11 maglie basse, perché prima erano 10 e quindi in questo giro diventano 11 le maglie basse tra un aumento e l'altro. Questo per questione di tempo, insomma, non c'è bisogno che lo spiego, è chiaro. Ho fatto l'aumento, devo fare 11 maglie basse, un aumento, 11 maglie basse, un aumento, 11 maglie basse per tutto il giro e gli aumenti non sono sfalsati. Dopodiché faccio il sesto aumento che è senza, scusate, il sesto giro che è senza aumenti e ci vediamo quando ho finito di fare proprio questo sesto giro. Dunque ho finito il sesto giro, quello senza aumenti. Adesso devo fare il settimo ed ultimo giro con aumenti, perché poi ce ne sarà un altro senza aumenti e il cappello poi è finito. Allora, questo giro gli aumenti devono essere 12 perché in quello precedente erano 11 ed erano iniziati, come si vede da qui, con l'aumento. Invece questa volta devono iniziare con i punti bassi e precisamente 6. Quindi 1 e mettiamo il marcapunti, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso l'aumento, 1 e 1, 2
e poi devo fare i 12 punti bassi, un aumento, 12 punti bassi, un aumento e 12 punti bassi, fino dall'altro lato, come abbiamo fatto per la riga sfalsata, e dopo l'ultimo aumento dovrò fare le ultime 6 maglie basse che sommate alle prime 6 comunque danno sempre 12. Quindi ci vediamo quando finisco questo giro più l'ultimo senza aumenti. Allora, ho finito l'ultimo giro senza aumenti. Nel giro precedente a questo avevo fatto l'ultimo giro con aumenti, e precisamente le 6 maglie basse, l'aumento, 12 maglie basse, un aumento, 12 maglie basse, un aumento fino a fare tutto il giro. Qui c'è l'ultimo aumento e poi ci sono le ultime 6 maglie basse. Dopodiché ho iniziato il giro, l'ultimo giro senza aumenti. Adesso praticamente già io ho tagliato il filo, vi faccio notare una cosa, io non chiudo mai con la maglia bassissima, raramente, ma quasi mai, e non ho lavorato l'ultimo punto, sfilo dall'uncinetto proprio il filo, lo metto, lo infilo nel lago e io chiudo in questo modo. Allora, questo è il punto basso non lavorato. Io entro dal dietro del punto che è segnato dal marcapunti, eh, tiro il filo e poi mi creo una asola, un finto punto, facendo un'asola, passando sopra il punto basso che io non ho lavorato e entro al centro dell'ultimo punto lavorato. Quindi mi sono creata un'asola che non è un punto bassissimo, mi sono creata questa asola, questo finto punto, che nasconde il punto basso non lavorato, ma che poi questo punto basso verrà preso insieme all'asola quando io dovrò inglobare il rigilene. eh, Secondo me sta più in linea con i punti di un punto bassissimo che scende e stringe. Adesso io cosa devo fare? Prima di inserire il rigilene, che adesso mi appresterò a fare, devo entrare e nascondere fra i fili ehm, le codine, diciamo, di fine lavoro, anche quella interna perché ancora non l'avevo fatto, quella, diciamo, dell'inizio dell'anello magico che è qua in mezzo, la tiro ben bene e la nascondo e la taglio. E dopodiché sono pronta per fare, vedere come inglobo il rigilene. Nel frattempo vi faccio notare una cosa. Per il momento il cappello non sta rigido perché non ha il rigilene, la tesa non sta rigida. Quello che volevo fare notare è che con questo tipo di lavorazione che ho fatto durante la parte superiore, come si può vedere, il cappello scende allargando tipo trapezio. Invece, in una cloche normale, dopo aver fatto la parte della calotta superiore dove ci sono tutti gli aumenti, poi la fascia scende senza aumenti, quindi scende dritta in maniera verticale. Invece questo cappello l'ho fatto di proposito, distribuendo aumenti e non aumenti, cioè giri con aumenti e giri senza aumenti, in maniera tale che comunque prende una forma diversa. Per il momento finisco queste rifiniture, dopodiché partiamo con la fase dell'inserimento del rigilene. Allora, adesso sto per iniziare ad inglobare il rigilene. Faccio una piccola premessa. In commercio il rigilene io lo trovo da me con questa altezza. È troppo alto, quindi io nel mio caso, che già ce l'ho qui,
l'ho tagliato a metà per la lunghezza, più o meno diciamo, sì, più o meno a metà. È un'operazione delicata perché il rigilene al suo interno, nella sua struttura, fatta da, appunto da tessuto e da queste anime rigide, quando si taglia può succedere che si sfilaccia e quindi queste anime scappano. Per me non è un problema perché io cerco di tagliarlo in maniera che non scappano, ma se scappano le riesco a riavvicinare e comunque poi vengono inglobate e non si nota più. Quindi questo pezzetto lo leviamo. Adesso prendo il cappello. Dunque, dov'è? Perché ho appena tolto il rigile, scusate, io ogni tanto uso termini che non c'entrano niente. Ho tolto il marcapunti perché non serve più. Allora, mm, qui è dove il cappello finisce. Ovviamente, essendo una lavorazione a spirale, è ovvio che ci sarà sempre uno scarino, però poi alla fine non si nota poi così tanto. Questo è il punto basso non lavorato e questa è l'asola, quindi non è un punto vero e proprio. Io entro da un punto vicino, non entro qui con l'uncinetto, posso anche entrare qui per esempio. Non faccio il cappietto, tiro il filo direttamente e lo porto fuori, così. La codina rimane sulla destra e il filo è sulla sinistra. Prendo il rigilene, intanto lo devo bloccare, un attimino così, ecco, così è bloccato. Questo è un mezzo punto, io non rientro dentro dentro l'asola, dentro questa asola, perché poi questo mezzo punto basso lo completo quando finisco il giro. Quindi passo subito nel punto accanto, portandomi da presso il rigilene come se fosse un filo. Quindi si vede che questo è il secondo punto, questo è il primo, ma è mezzo. Vado avanti, ecco, qui sono praticamente dove c'è il punto basso e l'asola. Questi io li devo prendere insieme e praticamente vado sotto la maglia bassa. È ovvio che l'asola viene presa insieme naturalmente e faccio il punto basso. Quindi non ho quel punto bassissimo che comunque è stretto e cioè, io preferisco come ho fatto vedere prima. Allora, continuo a inglobare il rigilene. Questo lo devo fare per tutto il giro fino a quando arrivo alla fine dall'altro lato. Un attimo mi fermo perché poi questo è un lavoro un po' lento. Ecco, vedete che è un po' scappata, ma non succede niente perché comunque poi rimane sempre all'interno. Un'altra cosa che volevo dire, ma che poi vi faccio vedere. Quando io ho finito di inserire il rigilene, prima di tagliarlo, considerando che un centimetro deve restare comunque fuori, perché serve a sormontare l'altro lembo, perché deve essere poi chiuso a cerchio, quindi io poi dopo che ho diciamo l'ho inglobato una prima volta, prima di tagliarlo metto il cappello sulla testina di polisterolo che è la mia collaboratrice di lavoro e quindi distribuisco eh, i punti con le mani in maniera da avere la giusta tensione della tesa, perché quando si taglia il rigilene, se si taglia troppo lungo, eh, poi i punti vengono tirati un po' troppo e si ha l'effetto di una tesa ondulata. In questo caso la tesa non va ondulata, ma va precisamente eh,
così come è la forma della tesa. Questo ve lo faccio vedere dopo. Quindi io adesso inglobo il rigilene, monto eh, no, metto il cappello sulla testina, l'inquadratura la farò su un tavolo, quindi insomma è un po' diversa da quella che ho fatto fino adesso perché la testina non ci entra in questa inquadratura. Vi faccio vedere come appunto distribuisco le maglie per non eccedere nella tensione. Dopodiché taglio il rigilene, sfilo il lavoro perché io poi questo pezzo di rigilene lo devo chiudere a cerchio sormontando i due estremi, quindi li dovrò anche incollare. Ma questo è un lavoro che vi faccio vedere dopo, è inutile spiegarlo, va fatto vedere. Quindi adesso io proseguo portandomi da presso il rigilene punto per punto fino a quando arrivo dall'altro lato. Ci vediamo quando io ho finito questo lavoro. Allora, io ho già inserito il rigilene e come vedete con le mani ho dato una forma leggermente, cioè che rispetta i punti così com'erano. Non ho tirato molto perché sennò comincia a ondulare e non va bene. Quindi considerate che la testa di questa testina, la circonferenza di questa testina è 51, quindi è ovvio che è un cappello troppo grande per questa testa e scende tutto. Ma io l'ho messo in maniera tale, considerando che ho una mano sola, quindi non posso fare vedere molto, che l'ho inglobato e adesso, lasciando solo un centimetro fuori, taglierò esattamente qui, poi disfo il lavoro in modo da avere il pezzo di rigilene della misura che ho tagliato, dopodiché vi faccio vedere come lo unisco e lo faccio diventare cerchio e poi come lo inglobo in maniera definitiva. La distribuzione che ho fatto con le mani purtroppo non l'ho potuta fare l'inquadratura perché mi occorrevano due mani e non avevo come farlo, però insomma penso che questa non sia una cosa difficile perché basta non tirare troppo, anzi proprio una cosa minima si devono distribuire i punti, un po' si deve fare perché sennò viene troppo riccia e viene troppo stretta, magari la prova sulla propria testa, se sente che questa circonferenza sia un po' fitta, li allenta un po' con le mani. Queste purtroppo sono cose che non hanno una spiegazione molto visibile. Io sì, l'ho fatto, li ho allentati un po', ma quel giusto per venire in questo modo, come sto facendo vedere adesso. Ecco fatto. Adesso invece taglio, disfo e vi faccio vedere come chiudere a cerchio e poi lo inglobo in maniera definitiva. Ho tagliato il pezzo di rigilene della lunghezza che mi occorreva per poi inglobarlo definitivamente e come potete vedere l'anima interna è scappata tutta, però non è un problema, ripeto, perché io adesso vediamo come posso fare per farlo vedere meglio, una visione migliore, anche se è qua sotto, io lo metto proprio sotto alla parte diciamo di tessuto, così, e per un centimetro mi sono attrezzata con la colla universale, non attack perché sennò attacca subito. Questo pezzettino, vediamo di fare uscire un po' di colla, mi pare che quasi quasi non ce n'è più, vediamo un pochettino di farcela bastare, non ce ne vuole molta. Solamente nella parte di sopra, non sotto. Solo in questo pezzo che vi sto facendo vedere è una protezione in più perché adesso poi
lo avvolgo anche col filo da cucito per essere sicura, quindi questa lasciamola di lato perché non ce n'è più, e tirando tutto il filo arrivo dall'altro lato, la stessa cosa faccio qui perché è tagliato uguale, quindi non è, e la metto di sopra in questo modo. Incollo i due lembi un centimetro circa, un centimetro e mezzo anche, più o meno. Momentaneamente metto una molletta perché devo preparare del filo, quindi momentaneamente la metto così per non farla cadere, insomma non ha importanza. Se no, il filo ho già preparato un pezzo di filo da cucito messo in due, ma libero, senza ago, per fare questo. Quindi questa qua in effetti non serve, perché la già mi ero preparata. Allora, guardate cosa faccio. Qui c'è questa parte aperta, diciamo aperta una parola, era aperta, ora non è più aperta, un attimo che la sistemo nuovamente, ecco, questa parte che cerchiamo di tenerla aperta, le due estremità le facciamo passare dentro per fare un nodo, vediamo se riesco a farlo, esatto, ci sono riuscita. Poi ognuno ha il suo modo, non è una cosa proprio, più che altro è per agganciarlo, esatto, l'ho agganciato. Adesso comincio ad avvolgere prima da un lato e poi torno indietro, sia per tenerlo bloccato, ma sia anche per ridurre l'asperità perché pungono ovviamente un pochino, e quindi ora torno indietro, tanto questo comunque non si vede, viene nascosto dalla lavorazione, quindi fino a dove c'è l'altra parte che già io sento non punge più, attraverso la telecamera, mi credetemi, sono lavori che non vengono, cioè, sembrano più difficili, ma se si fanno fuori dalla telecamera sono in fondo lavori un po' stupidi perché una poi se la appoggia sul tavolo. Adesso io lego queste due parti in rigoroso silenzio. Ecco, praticamente. E poi giusto per essere sicuri, per non lasciare tagli, tanto facciamo un altro nodo. Io adesso faccio un'altra cosa, ma è una cosa in più. Prendo l'ago, anche quello da lana è la stessa cosa perché passa, così è più facile entrarlo senza perdere tempo. E blocco il filo entrandolo attraverso gli altri.
prima di tagliarlo. Ecco fatto. Intanto togliamo questa colla che non serve più. Taglio questa codina e adesso mi organizzo prendendo il lavoro per inglobare il cerchio. Come vedete l'inquadratura ve la faccio vedere, anche se c'ha quella parte che dicevo così non ha importanza perché viene inglobata, quindi questo è il cerchio che viene messo al cappello. Quindi adesso cominciamo a inglobarlo. Iniziamo a inglobare il cerchio di rigilene. Come ho fatto vedere prima, qui siamo sulla fine del lavoro, c'è la maglia alta non lavorata con la asola di sopra e iniziamo da questo punto. Prendiamo il filo senza fare cappietto, lo tiriamo fuori, abbiamo a destra le codine iniziali e qua abbiamo il filo. Allora, se io prendo il rigilene, cerco di rigilene e lo metto così per lavorarlo, mi ritrovo il filo che è all'interno e quindi poi dovrei uscire tutta i due gomitoli che insomma la parte finale non viene molto comodo, quindi io preferisco passare il rigilene sul davanti, farlo passare oltre l'uncinetto così, in maniera tale che il filo è fuori dal cerchio e non dentro il cerchio. Quindi cominciamo adesso. Intanto lo dobbiamo agganciare ed è agganciato. La parte quella dove è stato incollato i due lembi la mettiamo proprio vicino al primo punto, che poi è un mezzo punto, verrà completato alla fine del giro. Facciamo il secondo punto, questo è completo, questo invece non è completo. E adesso qui ci ritroviamo la maglia bassa e l'asola di sopra, quindi dobbiamo prendere la maglia bassa insieme all'asola e fare il punto basso in maniera tale che non si vede più. Continuiamo faccio qualche altro punto, ma poi ci vediamo quasi dall'altro lato, ne faccio giusto qualcuno inglobando il rigilene, usandolo come se fosse un filo, lo accostiamo al lavoro, entriamo nel punto basso, lavoriamo un punto basso con il rigilene incorporato, incorporando il rigilene. Io adesso continuo e poi ci vediamo quando io arriverò, questo me lo metto sempre un po' così, quando arriverò più o meno, perché lo so per esperienza, a questa altezza, perché ci sarà bisogno di distribuire con le mani i punti in maniera tale che, perché ovviamente il punto basso tende a tirare sempre il lavoro verso destra, la misura è giusta del rigilene, ma se non si sistemano e si distribuiscono i punti a questa altezza più o meno avrò io come se avessi così, che dico ma come mai questo rigilene è così lungo? Invece no, bisogna sistemarlo con le mani, quindi ci vediamo più avanti. Come vi dicevo, lavorando diciamo il rigilene, a un certo punto a questa diciamo altezza sembra che il rigilene sia venuto troppo lungo e invece no, perché adesso cosa faccio? Partendo da qui comincio a distribuire i punti in maniera tale che si allargano e già si vede che ci siamo quasi. Lo allargo ancora un po', cioè ne lavoro ancora un po'
E poi ancora farò questo lavoro, partendo sempre dall'inizio, di allargare i punti con le mani. Io li sto tirando perché comunque la tesa lo permette. Vediamo, dovrebbe essere già con questa seconda volta ancora, perché comunque qui ancora c'è tanto che poi allarga, no? Quindi alla fine si vede addirittura che questa fa le onde in confronto a questa, però siccome la lavorazione con il punto basso tende sempre a tirare verso destra, questa è un'operazione che poi io farò anche quando sarò vicina agli ultimi punti, perché poi qui sopra devo avere un po' più di gioco perché qua non scorre. Quindi continuo quando arrivo più o meno a questa altezza. Allora, io sono arrivata quasi alla fine del lavoro. Qui vedete che c'è un bel po' di gioco e quindi continuo, questo lo continuo a lavorare, come si dice, in presenza, e quindi continuo a fare le maglie basse. Qua c'ho abbastanza gioco, quindi le faccio tranquillamente. Spero di essere, perché io questa volta devo guardare il lavoro e quindi non so se ogni tanto esco dall'inquadratura. Vado un po' più lenta, eh. C'ho gli ultimi due, uno, e adesso c'è l'ultimo, che è questo. Vado proprio lentissima, quasi a un rallentatore. Quindi in pratica io adesso ho finito. E dunque adesso devo tagliare il filo, devo tagliare il filo, devo tagliare il filo e praticamente sfilo l'uncinetto e chiudo facendo il punto invisibile e quindi ricreo la prima maglia, la faccio diventare intera. Quindi al solito questo lo devo fare fuori dalla telecamera perché sennò non ci vedo. Ecco fatto. E allora entro da dietro nella seconda maglia bassa perché questa è la prima che però è mezza. E poi tirando un po' entro nel centro della seconda maglia, tiro un poco e ricreo praticamente, non si nota niente perché poi adesso questo filo, i fili vanno sistemati di. Ecco il modello pescatore finito, è indossato ehm, del mio manichino, diciamo, a sembianze umane. Provo a girare perché ho una mano sola, anche un po' così. E si vede che comunque la tesa, i punti sulla tesa sono ben distribuiti sul rigilene. Vediamo un po' anche di qua. Questo è il cappello finito.